Ciao a tutti, io sono Valentina e benvenuti all'Angolo del Focolare, dove condivido con voi semplici idee per semplificare, organizzare e vivere consapevolmente. Il video di oggi è sponsorizzato da Ava & May. Ho deciso di fare il cambio degli armadi e di sfruttare questi sacchetti profuma armadio, cassetti e vestiti in genere, proprio perché ormai è arrivato il momento di farlo. È iniziato ufficialmente l'autunno, è il momento di iniziare a pensare di fare un cambio stagione, un cambio guardaroba, e nel video di oggi proprio vi farò vedere come ho fatto io e come cerco che questo guardaroba vada bene proprio per un autunno, un inizio di autunno caldo e poi un autunno un pochino più fresco. E infine vi farò vedere anche qualche piccola sistemazione e organizzazione in casa che faccio proprio per prepararmi alla stagione. Eccomi qua quindi in bagno come prima cosa dopo aver portato a scuola Sole. Ne approfitto per mettermi un po' di trucco. Mi sono truccata davvero pochissimo durante quest'estate e ho portato sempre questi mega chignon sopra la testa, ma adesso che arriva l'autunno un po' alla volta vorrei iniziare a ricominciare a truccarmi e anche magari a sciogliere di nuovo i capelli, perché si stanno rovinando davvero tantissimo portati su questi mega chignon giganti. Red and yellow, soon they'll be falling down. Now, I'm not ready, not just yet. I'm not ready for autumn. Autumn comes too soon. Autumn comes too soon. The light that flickers will blow away the sun. Just yet, I'm not ready for autumn. Autumn comes too soon. I'm not ready for autumn. Autumn comes too soon. Autumn comes too soon. Autumn comes too soon. Iniziamo quindi con il cambio del guardaroba. In garage ho ancora tutte le nostre cose del trasloco, ho portato su solamente questa che è la scatola del guardaroba autunnale. Inizio quindi a tirar via tutti i vestiti estivi dal mio armadio e a prepararli per riporli. Questo è un vestito che in realtà penso che potrei utilizzare anche in autunno, proprio perché ha i colori di quello che è il mio guardaroba autunnale. E scopriamo adesso che cosa c'è nella scatola, perché praticamente dopo un anno che l'ho composta non mi ricordo più quello che c'era. Allora,
Non vedevo l'ora di vedere questi colori e infatti ho deciso di utilizzare tantissimo verde, tantissimo rosso bordeaux, anche un po' di beige, anche se non è fra i miei colori che mi donano di più, anzi direi che è un colore tendente morte per la mia carnagione, però magari sapendolo abbinare bene mi sta sicuramente meglio. Riesco comunque a portarlo. Questa ad esempio è una delle camiciole che io porto proprio di transizione, quindi magari con una gonna utilizzarle sia al caldo sia in un autunno caldo che poi quando si scalda un pochino di più. Queste due gonne sono state fatte da Taglia Gucci, come vi mostravo dall'etichetta, e è un brand indipendente che mi ha regalato queste due gonne, sono davvero bellissime. Quindi, come differenza dal guardaroba estivo, infatti in estate ho molti più vestiti, in autunno ho tantissime gonne e solo questo vestito. Bene o male i colori sono quelli, tanto che poi la camicia quella a scacchi bianco e nero ho deciso di riporla e ripongo anche tutti i vestiti estivi. Trasformo quindi la scatola dell'autunno in scatola dell'estate. Inizio quindi a riporre tutto il mio abbigliamento estivo, lo prendo direttamente da come era piegato nel cassetto e lo metto in verticale dentro la scatola, in modo che bene o male si riesca a vedere tutto e subito in un colpo d'occhio quando apro la scatola. Insieme ripongo anche questo sacchetto di Ava May che se volete appenderlo nell'armadio potete appenderlo direttamente con quel gancio, è un gancio di carta, e altrimenti appunto io lo metto dentro direttamente la scatola, o anche alcuni ne ho nei cassetti. Questo è profumato alla lavanda, è proprio, si abbina con le candele, cose così della linea Provence, quindi dedicata proprio alla Provenza, e quindi non vedo l'ora di aprire questa scatola la prossima estate e sentire proprio il profumo della Provenza. Tra l'altro Ava May ha riservato per voi un codice sconto che vi lascio in descrizione se siete curiosi di sapere appunto che cosa trovate. Questi invece sono tutti i nuovi poncho. C'è un paglioncione, quello più grosso, in color bordeaux, che avevo cucito proprio io, ho fatto a maglia io durante lo scorso inverno. Poi ho comprato un poncio nuovo che è questo a righe blu e anche il cardigan sempre bordeaux, e poi un paio di altri maglioni che avevo da tempo. Quando io appunto ho un guardaroba capsula cerco di crearlo proprio sempre sulla base degli stessi colori, che dopo tutto sono i colori che mi stanno meglio, e quindi per questo autunno ho deciso di rinunciare un po' al solito nero che indosso comunque tantissimo, per dare un po' di privilegio al blu. C'è comunque un po' di nero, ma cercherò di utilizzare tantissimo il blu, c'è tantissimo questo rosso bordeaux che mi piace tantissimo, e anche il verde. Ripongo quindi la mia scatola estate dentro l'armadio, ma in realtà questa poi la porterò giù in garage pronta per il trasloco. Chissà se quando l'aprirò starò in casa nuova o staremo ancora qua, non lo so.
Questa camicia bordeaux che mi piace tantissimo ed è perfetta proprio come guardaroba di transizione, proprio perché ha le maniche a 3/4, quella lì rossa, e la posso portare così, ma anche con uno dei cardigan che vi avevo mostrato prima. La porto volentieri sia con le gonne che con i jeans. Infatti ho tantissime gonne ma anche dei jeans. Nell'armadio vado a mettere sempre questo profumatore di Ava e May, questo si chiama Oceania, in modo che mi profumi tutto l'armadio. Parlavamo di jeans, ho trovato questi jeans comodissimi su Amazon, vi lascio anche di questi e di tutte le cose che riesco a trovare linkabili online, ve li lascio in descrizione, e sono davvero comodissimi. Io non avevo mai trovato dei jeans così comodi, questi sono uno degli ultimi acquisti che ho fatto. Vado a riporre invece nel cassetto le magliette di transizione. Qui trovo sia le magliette con le maniche lunghe che qualche felpa, ma anche tantissime t-shirt. A proposito di t-shirt, ci sarà una sorpresa in settimana, anzi sì, in settimana, che riguarda proprio le t-shirt, queste t-shirt qua che sto mettendo via. Non vi dirò altro, però qua potete vedere un piccolo spoilerino, ma vedrete meglio tutto nel video di giovedì. Altro acquisto che ho fatto sono queste collane di Waldorf per Iris & Lily. Iris & Lily è uno dei brand che preferisco, sempre di Amazon, di intimo in generale. Ho fatto scorta di collane per l'inverno. Parlando invece di cose per la casa, passiamo al chiudere i condizionatori per la stagione fredda. Gli do una bella spolverata, infatti erano molto sporchi. Poi con questo prodotto, che è un prodotto specifico, ce l'aveva consigliato un ragazzo che va a fare proprio le pulizie dei condizionatori, vado a spruzzarlo sulle grate. Naturalmente avevo già rimosso i filtri, quelli li ho messi a lavare in bagno, e è proprio una schiuma che tu semplicemente spruzzi, questa si asciuga e poi basta, puoi farlo ripartire tranquillamente. E quindi a fine stagione mi piace farlo in modo da lasciare igienizzato il condizionatore per l'utilizzo successivo. Altra cosa che amo fare in autunno è una tisana di cannella. Infatti guardate quanta cannella che ho preso, cioè parliamo quanta cannella. Ecco, questo direi che forse potrebbe essere una scorta per iniziare bene la stagione invernale. Ho messo a bollire un pezzo di cannella nell'acqua, nel frattempo ho tirato fuori il pane che avevo fatto lievitare. Sono riuscita a fare finalmente il licoli, che è una specie di lievito madre, e ad imparare a fare il pane. In questo periodo mi sto divertendo tantissimo e infatti ho fatto questa ricetta di ciambella al farro e direi che è venuta abbastanza simile. Nel frattempo mi è arrivata anche una spedizione dalla Scozia. Oh mamma mia, questo è un tartan
dalle Highland, proprio scozzesissimo, ed è in questo colore che si chiama Fraser Red. Come saprete, tutti i tartan rappresentano una famiglia scozzese e questo è proprio il rosso della famiglia Fraser. Per chi non conoscesse il mio telefilm preferito Outlander, questo è proprio il tartan dei Fraser, quindi dei protagonisti, e adoro e adesso anch'io ho un tartan come se facessi parte anch'io almeno spiritualmente della famiglia. È molto grosso, però non so se lo porterò addosso o lo utilizzerò come coperta. Intanto l'ho messo lì sul divano a fare decorazione, rende la casa molto calda. Nel frattempo si è cucinato il pane ed è venuta una cosa veramente stupendosissima. Si è raffreddata un po' anche la tisana alla cannella, di solito ne faccio un paio di litri, che così li beviamo nel corso della giornata, e visto che fa ancora tanto caldo in realtà li lascio lì a mettersi a temperatura ambiente e poi li beviamo freddi. Questo è tutto per oggi. Se vi è piaciuto questo video non dimenticate di lasciare un pollice in su, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, e se volete sapere qualcosa in più dei miei corsi online potete cliccare nella sezione dedicata. Vi ringrazio ancora, io vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!